Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e in questo video vi mostrerò come ho costruito il mio fragoletto. Il fragoletto si costruisce o si pianta? Sinceramente non saprei quale verbo sia più idoneo. Costruire, creare, piantumare o semplicemente piantare. Non lo so, anche perché è la prima volta che ne faccio uno. Ma partiamo dall'inizio. Un bel giorno di fine marzo, dopo aver girovagato in alto e in basso per il sito web del produttore da me scelto e da aver imparato a memoria il calibro ed il grado Brix di ogni tipologia di fragola presente sul mercato italiano, decido di optare per la varietà rifiorente Annabel. E, giusto per non farmi mancare nulla, prendo 500 piante. Il giorno successivo cerco un posto idoneo che possa ospitare il fragoleto e una volta trovato passo la fresa, dato che le previsioni meteo non preannunciano nulla di buono. Mica che 2 giorni dopo l'ordine mi sono arrivate le fragole, non me l'aspettavo. Manco il tempo di fare mente locale e pianificare le attività. Il vivaio dove le ho comprate è molto reattivo, molto più reattivo di me. E vabbè, anche se ora dovrò fare tutto di corsa, devo dire che si meritano un pollicione in su. La meteorologia però non è stata dalla mia parte, infatti per 4 giorni ha piovuto e le piantine sono rimaste in cassetta. Ah, giusto, dimenticavo, le fragole che ho acquistato sono a radice nuda e frigo conservate. Per evitare che soffrissero le ho lasciate nella stessa cassetta all'interno del sacchetto trasparente e ogni giorno gli nebulizzavo dell'acqua sulle radici. Il sacchetto lo tenevo chiuso per far rimanere all'interno l'umidità, ma non troppo chiuso perché comunque dovevo farle respirare. Ah, che soddisfazione! È sereno, ho una voglia esagerata di stare all'aria aperta, quindi si parte alla grande per il trapianto. E invece no, perché quella mattina mi è venuta la febbre e per 4 lunghi giorni ho dovuto combattere valorosamente contro l'armata del virus con la mia unica spada di vitamina C. Il quinto giorno sono rinato, mi sento proprio bene, mi affaccio alla finestra e piove. Dopo 3 giorni uggiosi di pioggia, da far imbruttire anche le lumache nel prato, spunta finalmente il sole, ma dovevo attendere altri 2 giorni per arrivare al weekend. Però, consultando il meteo e con il favore delle previsioni, decido di prendere 2 giorni di ferie e li attacco al weekend, pianificando una full immersion nell'orto senza precedenti. Eccomi di nuovo operativo. Abbiamo detto poc'anzi che l'unica operazione che abbiamo fatto nel terreno è stata una fresatura, perché questo terreno è stato a riposo dall'inizio dell'estate fino alla fine dell'inverno, solo con una copertura di lamio spontaneo e cicoria grumolo seminata a spaglio. Sotto in descrizione trovate il video del lamio con anche la relativa ricetta per gustarlo al meglio, oltre che al video della raccolta della cicoria a grumolo. Una leggera fresatura è più che sufficiente, non andremo nemmeno a eseguire la concimazione di base, perché al momento opportuno faremo una fertirrigazione con il tè di lombrico. In questa grafica potete vedere l'area di coltivazione contornata in bianco, in cui andremo a creare 3 baulature che ospiteranno le piante delle fragole. Le baulature sono delimitate dal colore verde e saranno distanziate da un solchetto in pacciamatura che qui nella grafica vedete contornato di colore giallo. Un solchetto lo vedete già scavato, giusto per farvi vedere come verrà alla fine. La terra ricavata dal solchetto l'ho usata per alzare la baulatura. Poi ho coperto il solchetto con della pacciamatura di cippato e foglie. Non avendo a disposizione macchinari idonei per fare le baulature, mi sono inventato un metodo alquanto artigianale, ma molto efficace. Ho usato un asse di legno da 3 metri e 2 blocchi di cemento forati per tenerlo in posizione. Per andare a posizionare l'asse in linea retta ho prima tirato e steso un filo tra 2 paletti. Poi con la cazzuola da muratore mi sono aiutato a comprimere le sponde della baulatura. Finita la sponda di sinistra ho cominciato con quella di destra. Prima ho fissato il telo sotto un po' di pacciamatura in modo che stesse fissato.
Poi ho cominciato a preparare il solchetto di destra. Già che c'ero, ho dato anche una leggera pressata con la pala alla sommità della baulatura. Prima di completare l'intera baulatura ho voluto provare il risultato, fissando la prima parte del telo con la pacciamatura, giusto per avere un'anteprima del lavoro finito. Rimanendo soddisfatto dell'anteprima, ho continuato i lavori sulla prima baulatura. Questo è il lavoro terminato sulla prima baulatura. Non avendo un drone a disposizione per fare una ripresa aerea decente, vi dovete accontentare della precisione dell'articolazione del mio polso destro. Va che bella ripresa! Non mi stupirebbe se anche i falchetti che girano qui attorno stessero prendendo appunti. Ottimo, ho impiegato 4 ore per fare una baulatura. Adesso andiamo a cena e poi un meritato riposo. La mattina successiva siamo di nuovo sul pezzo, anzi sulla baulatura. Spostiamo la corda ed i paletti nella nuova posizione. Stendiamo il telo pacciamante in modo da poterlo tagliare a misura. Questa mattina la temperatura si è abbassata di 4 gradi e il tempo si sta di nuovo guastando. Oltretutto si è anche alzato un po' di vento e questo mi complica il lavoro quando devo stendere il telo. Speriamo non ricominci a piovere e che mi conceda almeno il tempo di finire. Adesso posizioniamo i mattoni in cemento e l'asse per iniziare a formare la sponda di sinistra. Siccome mi piace sperimentare, per la seconda baulatura ho pensato di farla leggermente più alta. Nel frattempo ho pensato fosse meglio portarmi avanti e tagliare anche il terzo telo. Per fare in modo che fosse più alta ho aggiunto della terra che ho cribiato in precedenza. Questa volta, visto che la sponda era più alta, ho usato la pala per compattarla e non più la cazzuola. Per fare la sponda di destra ho spostato nuovamente l'asse dei mattoni per fare la parete. Anche la seconda baulatura è terminata. Ora comincio con la terza baulatura. Iniziamo con un po' di terra cribbiata. Poi prepariamo il solchetto. Riportando la terra sulla baulatura. Ma vista l'incertezza meteorologica della giornata e dei prossimi giorni, ho deciso di non proseguire con la terza baulatura, per concentrarmi sulla prima e renderla disponibile per il trapianto. È vero che è finita a livello di sponde e di telo e pacciamatura, ma mancano ancora i fori e l'irrigazione. Per fare i fori ho adoperato un saldatore a stagno e mi sono aiutato con un tondino di ferro che ho usato come dima circolare. In 25 minuti ho fatto tutti e 80 i fori della prima baulatura e in altri 5 minuti ho tagliato a misura le 4 alette gocciolanti. Ecco, adesso dobbiamo far passare l'ala gocciolante sotto il telo. Per farlo andiamo a mettere questi tappini in maniera che non possa entrare della sporcizia mentre li inseriamo. Di solito l'ala gocciolante viene messa prima di stendere il telo. In questo caso, visto che stava piovendo, avevo fretta, alla fine ho steso il telo e faccio passare l'ala gocciolante in questo momento. Far passare l'ala gocciolante dopo aver effettuato i fori su un telo non forato garantisce anche che quando si passa con il saldatore per fare i fori non si rovina l'ala gocciolante. Comunque ad ogni modo c'è sempre un rimedio per tutto. Ho fatto uno strumentino per far passare rapidamente l'ala gocciolante sotto il telo e adesso vediamo come funziona.
Ho legato questi due porta tubicini per l'irrigazione al tappo e in questo modo posso far passare agevolmente il porta tubicini per l'irrigazione in questa modalità qua. Ecco qua, ecco, quindi tirando questo riesco comunque a far passare il tubo senza troppi problemi. Ed ecco qua, in neanche 5 minuti abbiamo fatto passare il tubo dell'irrigazione su tutta la baulatura. Ecco qua. Anche da questo lato, visto che non andremo ad agganciare subito l'irrigazione, è necessario mettere dei chiusini. Non metto dei tappi, ma li chiudo con della corda. Ecco fatto. Non ci resta che andare a prendere le fragole in maniera che le possiamo preparare per il trapianto. Allora, ecco qua le fragole, sono arrivate una settimana e mezza fa ormai. Purtroppo ha sempre piovuto, non ho potuto finire le baulature e possiamo vedere che sono già belle germogliate, guardate come sono belle. Dunque ogni baulatura può contenere 80 fragole, quindi iniziamo col prepararle. Adesso sono in mazzetti, li dobbiamo aprire e dobbiamo tagliare la radice. L'elastico, spostiamo questo in qua, ecco qua. Queste sono le piantine singole, mettiamo giù, vediamo quante ce ne sono per mazzetto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In questo caso ce ne sono 13. Adesso vediamo come si fa a tagliare la radice. Allora, la radice più o meno va tagliata a questa altezza, dove ho le dita, perché la radice si riformerà in fretta e soprattutto diciamo così, si darà da fare per mettere altre radici per fornire urgentemente nutrimento alla piantina che lo richiederà. Quindi andando a tagliare la radice più o meno in questo punto, il tragitto che le sostanze nutritive dovranno fare dalla radice alla pianta sarà minore e quindi la pianta crescerà anche più velocemente. Ecco, le abbiamo preparate tutte. Ora non ci rimane che metterle in acqua per farle idratare e poi sono pronte per il trapianto. Adesso possiamo procedere con la piantumazione. Facciamo leggermente uno scavino così, mettiamo la radice dentro, chiudiamo, pigiamo un po'. E lasciamo solamente l'occhio bello fuori. Ecco, la prima baulatura è finita. Tutte le 80 piantine sono state trapiantate. Adesso per i primi 5 giorni li teniamo irrigate manualmente.
Anche la seconda baulatura è stata trapiantata sempre con 80 piantine. Meno male che c'è Cesarina che mi aiuta. Cesarina, dove stai andando di bello? Ora che Cesarina ha controllato i lavori e ci ha dato il benestare, posso finire la terza baulatura. Riporto ancora della terra cribbiata per alzare le sponde. Spiano con il rastrello e poi copro con il telo e lo posiziono correttamente. Infine pratico gli ultimi fori per poi passare al di sotto le ali gocciolanti prima di trapiantare le fragole. Ecco una vista aerea del lavoro finito, 240 piantine di fragole in 3 baulature. E qui invece il fragoleto dopo 3 giorni dal trapianto. Che spettacolo! Le piantine hanno attecchito meravigliosamente. Devo dire che è stato abbastanza impegnativo, soprattutto perché non ho una baulatrice meccanica a disposizione e forse anche perché era la prima volta che facevo un lavoro di questo genere, ma alla fine sono rimasto veramente soddisfatto. Se il video ti è piaciuto metti un bel like e scrivimi nei commenti se hai dei consigli da darmi per il mio prossimo fragoleto. E non perdere i prossimi video perché rimangono altre 260 piantine da sistemare. E poi prossimamente proveremo a fare anche un impianto per le fragole fuori suolo con la tecnica della vermiponica. Con questa tecnica sarà possibile tenere le fragole sul balcone, nel cortile, in giardino o dove vorrete, se darete il giusto spazio alla vostra creatività. Tante buone fragole a tutti! Ciao!